Art Stories in Rome ha il piacere di presentarvi una delle fontane più belle di Roma, la Fontana dei Fiumi. La Fontana dei Fiumi, che si trova in una delle piazze più belle di Roma, Piazza Navona, è uno dei grandissimi capolavori di Gian Lorenzo Bernini. Fu commissionata nel 1647 da Papa Innocenzo X Panfili per decorare la piazza nella quale stava costruendo il Palazzo di Famiglia, Palazzo Panfili, oggi sede dell'Ambasciata del Brasile. Il Papa voleva una fontana simbolo del suo pontificato per affermare la missione universale della Chiesa. Inizialmente aveva affidato l'incarico al suo artista di fiducia, Francesco Borromini, perché Gian Lorenzo Bernini era stato l'artista prediletto del suo predecessore, Papa Urbano VIII, per cui non era visto di buon occhio. Ed è questo il motivo per cui Bernini, per ottenere la committenza, utilizzerà uno stratagemma, ovvero farà ricorso a Donna Olimpia Madelchini, la discussa cognata del Papa, alla quale farà recapitare un modellino d'argento della fontana da far vedere casualmente al Papa. Il Papa, quando lo vide, ne rimase entusiasta, talmente tanto da fargli ottenere l'incarico. E Bernini completerà la fontana in 4 anni e verrà inaugurata nel 1651. Le spese di realizzazione della fontana furono talmente esose che il Papa ricorse a una tassazione sul pane, scatenando in questo modo l'odio del popolo, soprattutto nei confronti di Donna Olimpia, considerata la responsabile indiretta di questo sopruso. Gian Lorenzo Bernini progetta una fontana rivoluzionaria, ovvero una vasca bassa e larga, tipo abbeveratoio, sulla quale colloca una scogliera di travertino che sorregge una copia romana di un obelisco egizio alto 17 metri, rinvenuto nel circo di Massenzio sulla via Appia. Sulla sommità dell'obelisco troviamo l'emblema della famiglia Panfili, la colomba e il ramo di ulivo. Ai lati della scogliera 4 figure monumentali alte 5 metri che costituiscono le allegorie dei 4 fiumi dei 4 continenti allora conosciuti: il Nilo, l'Africa, il Gange, l'India, il Danubio, l'Europa e il Rio della Plata, il Sud America. Il Nilo si copre il volto con un panno, proprio in riferimento all'enigma delle sue sorgenti non ancora conosciute, mentre un leone sbuca dalla cavità rocciosa per abbeverarsi ai piedi di una palma africana, per cui Bernini ha creato un'ambientazione naturale di piante e animali per poter identificare al meglio le allegorie dei 4 fiumi. Il Gange possiede un timone tra le gambe proprio ad indicare la sua navigabilità, mentre ai suoi piedi un drago che evoca il mistero del lontano Oriente. Il Danubio è coronato di fiori ed è fiancheggiato da un cavallo che sbuca dalla cavità rocciosa per galoppare verso le pianure danubiane. Ed infine Rio della Plata, che possiede un sacco di monete d'argento che richiamano il significato della plata, mentre con un braccio si ripara dei forti raggi solari. Il
braccio alzato del Rio della Plata è prospiciente la chiesa di Sant'Agnese in Agone, progettata dal rivale del Bernini, ovvero da Francesco Borromini, per cui questo gesto, nella tradizione popolare, ha creato una leggenda secondo la quale si tratti di un gesto di irriverenza. In realtà questa leggenda è priva di fondamento, visto che la chiesa è una costruzione successiva a quella della fontana. Già Lorenzo Bernini in quest'opera ha voluto suscitare meraviglia in chi la osserva, ha creato un micromondo in uno spazio limitato ad imitazione dello spazio della realtà naturale. Bernini, per accentuare l'effetto realistico della fontana, decide di colorare alcune parti con una vernice dorata, di cui ancora oggi rimangono delle tracce. Per cui a questo effetto di illusionismo d'insieme c'è un effetto coloristico molto accentuato. E l'acqua, la vera protagonista della composizione, non zampilla, ma sgorga da vari punti della roccia della fontana per riversarsi nella grande vasca di base. Un progetto di grande fantasia dal punto di vista decorativo, ma molto ardito da un punto di vista architettonico, perché Bernini dà questo senso di leggerezza d'insieme tale che l'obelisco sembra sospeso nel vuoto. Straordinario il modo in cui l'artista riesce a raffigurare l'assenza incorniciando il vuoto. Grazie per la vostra attenzione, grazie per il like e per la condivisione del video e ci vediamo prossimamente con un altro grande capolavoro. A presto!